Dobbiamo dare una mano ai nostri nonni per rinnovare completamente il loro giardino. Infatti, durante il periodo estivo e primaverile, l'erba è cresciuta molto e nostro nonno novantenne fa fatica a tenerla sotto controllo da solo. Poi abbiamo anche altre due missioni in azienda: fare un buco molto grande per mettere una nuova pianta nel campeggio e installare l'ultima versione del robot tagliaerba con sensori e videocamere anche in agriturismo. All'interno di questo pacco c'è un attrezzo super potente che non vedo l'ora di utilizzare e che ci servirà tra un po' per fare degli importanti lavori nel campeggio. Prima però io e mio fratello Luquez abbiamo un'altra missione. Come potete vedere, infatti, all'interno del baule di questa auto da lavoro abbiamo caricato molte attrezzature legate al giardinaggio, quindi decespugliatore, soffiatore, motosega, perché dobbiamo andare dai nonni per sistemare completamente il loro giardino. Infatti durante l'estate sia l'erba sia le piante crescono tantissimo e quindi abbiamo questa missione da compiere. Comunque quest'auto è veramente vecchia, guardate, per sostenere la porta del baule cosa utilizziamo? Un ombrello. Anche se credo che molti di voi lo sappiano già, insomma, dobbiamo sistemarla oppure cambiarla direttamente. Un'altra cosa molto importante che stavamo cercando qui dove c'è l'officina sono gli occhiali di protezione, fondamentali per quando si fanno questi lavori, però come al solito non si riescono mai a trovare. Fatemi sapere se anche da voi è così, si fa sempre fatica a trovarli quelli. Intanto qui sotto ho trovato i guanti, anche questi ci servono. Non so cosa fare, non possiamo partire senza occhiali e non riesco a trovarli. Adesso sto tornando in casa per vedere se magari li abbiamo lasciati lì. Mi sa che prima o poi andrò in un negozio, ne comprerò tipo 100 e li metterò un po' in tutti gli angoli dove andiamo a lavorare, e così almeno ce li ho sempre pronti. Ok, ho trovato un paio di occhiali in casa. Diciamo che non sono quelli che stavo proprio cercando, però funzionano bene e sono anche belli larghi, nel senso che proteggono bene, e sono anche in tinta col cappello Super Power. Prendiamo su anche una pala e un rastrello e una forca. Ma è pieno di cose questa macchina, guarda che roba. Questa non si chiude, cioè, cos'è? Hai ragione, il rastrello ci sta appena, guardate. Vediamo se tiro sul finestrino se ci sta. No. Per 1 centimetro è fuori. Macchina riempita completamente, guardate che roba, super full. Si parte direzione Bussolengo, dove abitano i nonni. Stavo chiamando la nonna ma non risponde, probabilmente sarà già nel giardino. Siamo arrivati. Eccola là. Nonna! Ve l'ho detto che la nonna era già nel giardino. Ha aperto il cancello. Ok, siamo arrivati, adesso scarichiamo tutto. Mi hai portato la banana. La banana che ti ho detto di prendermi su, dai. Non l'hai presa. Io non ho preso la banana. Ti ho chiamato apposta per dirti di portarmi la banana. Io non... Lucas se ne inventa una nuova ogni giorno. Mi aveva detto di prendere su una banana. Figurati con tutte le robe per fare lavori e fare video che ho da prendere su. Figurati se mi ricordo di prendere le banane. Nonna, sei pronta per la sistemazione? Iniziamo a scaricare gli attrezzi adesso. Abbiamo portato anche la pala stavolta, l'anno scorso ci siamo dimenticati. Mentre il Lucas scarica tutte le attrezzature, facciamo un tour qua del giardino per vedere com'è messo, in modo che capiamo quanto lavoro c'è da fare. Qui sicuramente ci sono da sistemare un po' queste piante qua, e anche qua là c'è una palma, guardate che grande che è. Qua c'è tutta erba da tagliare. Cioè sembra incredibile che per far crescere le verdure nell'orto si fa un sacco di fatica, invece tipo l'erba riesce a crescere anche dove c'è il cemento. Guardate che roba. Anche qua non c'è da tagliare tutto qua, tutte erbacce. Ma lì non ci sono verdure? No, guarda, avevo messo i pomidori, i semini, vedi. Non sono cresciuti. C'è da tagliare tutta l'erba qua, anche queste piante, tutta l'erba lì in fondo. Ormai era quasi una foresta nuova qua. Una disperazione. Io cerco di impegnarmi, di fare quello che posso, però qua ho 2 ragazzi. Ma perché non fare un giardino qua? No, non si può. Sì, dobbiamo convincere la nonna a fare un bel prato qua. Gli installiamo un robottino tagliaerba. E queste pietre? Le pietre le tiriamo via con l'escavatore. Facciamo un restauro. Dobbiamo convincere la nonna a fare un restauro completo qua. Adesso il Lucas mi passa le cose dal basso, io lo tiro su. Siamo pronti, adesso mi metto i gambali, che così almeno anche l'erba che taglio non mi fa male alle gambe. Occhiali di protezione Super Power. Iniziamo a tagliare queste erbacce qua, mentre il Lucas sistema di là.
Mi metto anche la maschera davanti, la protezione se ci sono sassi. In mezzo all'erba c'era un vaso che ho mezzo distrutto con il cespugliatore. Troppa potenza. Guardate qua. Riprendiamo. Perché non esce? Iniziamo subito con i problemi. Ma che testina è questa? Chi è che l'ha presa? Questa testina qua non è quella originale, cioè dovrei essere riuscito a sistemare. Qua ci sono i ferri in mezzo, nonna. Ok, anche il secondo è stato completato. Comunque devo dire che siamo stati fortunati a livello di temperatura, si sta abbastanza bene nella giornata di oggi, pur essendo estate. Lì dietro intanto c'è il Lucas che sta facendo una super sistemazione dell'albero. Super power! Dai che si inizia già a intravedere più una cosa, diciamo, ordinata, anche se non tanto dalla parte dove sta tagliando il Lucas. Guardate qua quante piante che ci sono per terra. Dopo, una volta che avremo finito di sistemare tutto, verrà anche il padre con il trattore e il carro attaccato dietro, in modo che tutte le cose in più, insomma rami, foglie, erba tagliata, tutto quanto, glielo buttiamo sopra e lo portiamo poi in discarica. Cioè guardate anche qua, questo è cemento, qua sotto c'è il cemento, ci sono dei buchi tipo tra una piastrella e l'altra e riesce a venire sull'erba, incredibile. C'è un palo da tirare via. Bene, guardate quante piante che ha tagliato il Lucas. Ah, che tagli troppo. Siamo circa a un quarto del taglio dell'erba, almeno, poi bisogna caricare tutto quanto. Comunque sto facendo più fatica rispetto al solito per colpa del Lucas, perché in pratica si è dimenticato di portare la batteria che fa da trasformatore per attaccare lo zaino quando bisogna tagliare l'erba per un bel po' di tempo, se no vabbè si può tagliare anche senza, però visto che qua c'era un bel po' da fare e niente, il Lucas se l'è dimenticata a casa. Continuiamo la lavorazione, dai che dopo arriva il padre, deve finire di tagliare la legna a casa e poi viene qua. Mi è entrato un sasso dentro i gambali. Guardate qua che robetta, tutta l'erba tagliata. Adesso però bisogna fare lo stesso lavoro di lì. Lucas sta per tagliare una pianta completamente secca, era un ciliegio. Tagliata. Guardate qua invece, questo in pratica, non so se l'avevo detto in un altro video, era un vecchio cartellone che in pratica il primo credo che utilizzavamo per indicare insomma che avevamo fatto il nuovo agriturismo ai prati nel 2014, in pratica, quando abbiamo aperto il vecchio cartello. Adesso iniziamo a fare un po' di pulizia col soffiatore. Il Lucas utilizzerà quello. Qua c'è ancora erba, quindi devo stare dietro al Lucas col soffiatore, perché una parte di erba non sono riuscito a tagliarla, ce n'era troppa. Abbiamo tagliato quasi tutto, siccome dobbiamo aspettare che arrivi il padre con il trattore e il rimorchio, adesso andiamo a mangiare qualcosa su dalla nonna che ha preparato qualcosina, ha detto. Pensate che addirittura il Lucas, siccome lei gli ha detto che ci aveva pronta anche una cotoletta, tipo lui gli ha detto di preparargliela, ma sono le 5 del pomeriggio. Guardate la nonna qua cosa gli tocca fare. Cuocere. Sì. Cioè guardate il Lucas cosa mangia alle 5 del pomeriggio. Cotoletta, patate e verdure. Io mangio la pesca. E la calanguria. Con tutto l'ora che avevi fatto. Cioè adesso pure il gelato la nonna ci dà. Ma che va a casa mangia più nonna. C'è anche una piccola palma da tagliare, cioè piccola, ormai è cresciuta abbastanza e quindi bisogna fare anche quel lavoro lì, per quello che avevamo portato anche la motosega. È arrivato il padre col trattore e il rimorchio dietro. Il padre ha portato fuori la macchina, sistema il trattore e iniziamo a caricare.
Con calma e attenzione abbiamo iniziato a raccogliere e lanciare sul rimorchio tutte le piante, erbacce e foglie che avevamo raggruppato precedentemente io e Lucas. Finalmente si iniziava a intravedere un po' più di ordine. Finito questo lavoro, mentre io caricavo tutti gli attrezzi da giardinaggio in auto, il padre ha dato una mano alla nonna a togliere un po' di vecchi ferri e pali da portare in discarica. Ora il nostro lavoro qui è finito. Chiediamo alla nonna se è soddisfatta. Cosa dici, nonna? Bravissimi, bravissimi. Quest'inverno poi, se la nonna si convince, faremo il restauro completo con l'escavatore anche. Siamo pronti all'unboxing di questo pacco finalmente, che come vi ho detto contiene un attrezzo che ci tornerà molto utile a breve. Apriamo. Sono due pacchi, credevo solamente uno, invece sono divisi in due. Apriamo prima quello un po' più piccolo ma più allungato. Come vi dicevo, è la prima volta che utilizzo un attrezzo di questo genere, diciamo manuale, ecco, perché qualche volta l'abbiamo già utilizzato col trattore, ma a mano mai è successo. Eccolo qua, guardate, questa è la punta della trivella e adesso apriamo il motore che fa funzionare tutto. Intanto, mentre lo apro, ringrazio Brumar ed Ego Power Plus per avercelo mandato. Hola, super power! Ok, adesso bisogna assemblarlo. Vediamo come fare. Qua ci va la batteria, lì ci va la punta, quindi questi vanno qua. Ci sono un po' di viti da attaccare per assemblarla completamente e poi finalmente potremo testarla. Come vi dicevo, ci servirà nel campeggio per fare un lavoro molto importante, ovvero dovremo piantare un nuovo albero vicino ai bagni delle piazzole. Devo solamente collegare le viti e i dadi per bloccare le maniglie e poi collegare questo filo qui per appunto far passare la corrente. Adesso attacchiamo la punta. Super. Siamo pronti a testarla. Qui va montata la batteria e nella parte destra si può scegliere la potenza, credo 1 o 2. Poi quando si è fatto il buco o quando diciamo si incontrano degli ostacoli c'è la retromarcia, quindi si va indietro. Questa è la sicura e sotto c'è l'acceleratore. Adesso facciamo il primo test a vuoto ovviamente e successivamente invece la utilizzeremo per andare a piantare questa pianta gigante. Il padre ha detto che bisogna fare 3 buchi con questa trivella qui per mettere giù questa pianta. Il vaso è abbastanza gigante. Facciamo il primo test. 3, 2, 1. Capito? Inizia pian piano e dopo accelera. Facciamo velocità 2. Super power! Andiamo nel campeggio trasportando anche la pianta con l'ape. Durante il trasporto devo stare attento a non fare manovre brusche per evitare di far cadere la pianta sul retro dell'ape o danneggiare la trivella. Credo che il punto in cui vuole piantarla sia questo qui. Adesso aspettiamo che arrivi anche il padre, che ha deciso lui di fare questo lavoro, e vediamo qual è il punto preciso. Sta facendo le misure rispetto all'altro angolo. Infatti non so se vi ricordate, ma qui avevamo piantato una palma, solo che durante l'inverno insomma si è seccata e quindi abbiamo dovuto già sostituirla con un'altra pianta. Poi abbiamo visto che ci stava bene un'altra pianta da quest'altra parte e quindi adesso la pianteremo. Adesso stiamo controllando dove ci sono i tubi sottoterra per non prenderli con l'eventuale scavo. Non siamo molto convinti del punto preciso in cui piantarla. Ognuno sta dando la sua opinione. Tiriamo giù la pianta. Stiamo provando a fare alcune simulazioni di dove posizionare la pianta, perché il Lucas non è tanto d'accordo col padre sul posizionamento corretto. Dopo una serie infinita di test e ipotesi, alla fine l'idea del Lucas è stata quella più convincente, che abbiamo deciso di seguire. Spostiamo la pianta e facciamo il buco finalmente. Prima di utilizzare la trivella tira via la parte superficiale insomma dell'erba, in modo che poi possiamo riutilizzarla per chiudere il buco che si creerà. Ok, siamo pronti per il primo buco. 3, 2, 1. È potentissima questa. Dobbiamo tenerla in due. Vieni su, Cosa? sollevo. Dobbiamo tenere sollevo perché la su.
Boh, su. Ascolta, prendi. No. Sei su, io terra la troela, che la va. Ma sto tenendo, che discorsi fai? Guardate qua cosa c'è, in pratica questa è una radice di una vite, infatti non so se lo sapete ma qui 3 anni fa ormai abbiamo tirato via un po' di viti per costruire il campeggio. Se volete potete trovare il video intero qui in alto. Adesso sta scavando per tirar via un po' di terra di quella che abbiamo mosso con la trivella. La buttiamo dentro questo contenitore rosso qui perché così appunto poi quando ci serve per ricoprire il buco, una volta inserita la pianta, ce l'abbiamo, oppure comunque se ce n'è in più la portiamo via, perché se la lasciamo sull'erba insomma poi abbiamo dei problemi quando dobbiamo tagliare col trattorino, prende sassi, quello che c'è insomma nella terra, quindi non va bene lasciarla qua. Guardate lì sotto che tipologia di terra diversa che c'è. Adesso mettiamo giù la pianta qua. Speriamo di aver fatto il buco delle dimensioni corrette. Quasi. Girala così, là, o no? Perfetto il buco. E abbiamo trovato il senso giusto della pianta. E adesso rimettiamo sopra l'erba che abbiamo tirato via all'inizio, in modo che non sembra neanche che abbiamo fatto un buco. Prima di mettere l'erba però il padre ha detto che vuole dargli da bere, quindi è andato a prendere la canna dell'acqua. C'è un problema, ovvero non ci arriva la canna dell'acqua, arriva fino qua, quindi adesso il padre è andato a prendere un altro attacco per allungarla. Siamo pronti a dare l'acqua alla pianta, adesso dovrebbe accenderla il padre. Sembra che sia sempre stata qui questa pianta. Un'altra cosa molto importante che devo fare è l'installazione di questo nuovo robot tagliaerba, che in pratica è il fratello maggiore di quello che abbiamo già messo nel campeggio. Sapevano insomma che ci sarebbe tornato utile un altro robot tagliaerba qui in agriturismo, perché appunto questo qua aveva il filo perimetrale e non copriva tutta l'area insomma del giardino, perché abbiamo anche tutta la parte dove ci sono gli ulivi e quelli dovevamo sempre tagliarli a mano. Allora hanno deciso di mandarci un nuovo robot tagliaerba. Questo qua, come sapete, si può programmare direttamente dal cellulare e inoltre ha delle telecamere frontali che permettono di evitare gli ostacoli. Non mi hanno chiesto espressamente di registrarci un video, ma ho voluto farlo io per ringraziarli, dato che me ne hanno spedito un altro. Adesso facciamo un'apertura veloce, poi siccome l'installazione e come funziona il robot ve l'ho fatto vedere nell'altro video, però potete direttamente andare a vederla lì. Vi faccio vedere solo cosa c'è all'interno per chi non avesse visto l'altro video. La super power. Che bello che è. Anche questo mi sa che non era di sto colore quell'altro. Sembra più super power questo di quell'altro. Guardate qua, mi hanno pure mandato le lame di ricambio. Non so se è incluso in ogni confezione oppure l'altra volta non c'erano perché era un prototipo ancora. Comunque grazie mille. Per questa tipologia di robot la ricezione dell'antenna è molto importante, perché come sapete non ha il filo perimetrale, quindi adesso l'ho portato in giro con l'ape e un po' a piedi insomma per trovare il punto migliore in cui l'antenna prende di più. Dopo aver trovato il punto esatto in cui posizionare l'antenna, mio padre ha preparato 2 lamelle a cui collegare il gancio su cui va installata. Ora siamo pronti per la mappatura dell'intero giardino. L'abbiamo messa qui vicino alla piscina. L'altra zona in cui avevamo provato era tipo là attaccato a casa, lì dove c'è il tetto di casa nostra. Ci siamo accorti che in realtà questa era la zona in cui prendeva di più, perché qua la ricezione era all'80%, invece là era solamente al 60%. Adesso devo collegarlo al cellulare e poi iniziare a traccare tutto quanto il perimetro del prato. Creiamo la prima mappa, gli faccio fare il perimetro intorno del giardino e poi, come ho fatto anche nel campeggio, dovrò creare le zone in cui non deve passare, quindi tutta la parte della piscina. Per capire meglio come si fa, se siete più curiosi vi lascio qui anche l'altro video, così potete vederlo più nel dettaglio. Una volta collegato con l'app del cellulare lo posso guidare io per delimitare le varie zone in cui deve tagliare e le zone vietate. Sembra quasi di controllare un piccolo robot sulla PlayStation, ma qui in real life. Le galline diranno: cos'è questo aggeggio qui vicino? Lo facciamo entrare nel pollaio? Ah, che curiose che sono. Ok, mappatura completata. Adesso avviamo il primo taglio e vediamo cosa succede.
Eccolo, il robot sta partendo. Io ringrazio ancora tanto EcoPower Plus e Brumar. In descrizione vi lascio i link anche per andare a vedere il robot e appunto la trivella. Qui in fondo vi lascio il video di quando abbiamo installato proprio il robot tagliaerba nel campeggio, dove appunto ho realizzato un video un po' più lungo, e noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao a tutti!